Ciao amici, come state? State bene? Ho pensato a questo nuovo format per cambiare un po', in cui scopriremo insieme l'origine e il significato di molte parole o modi di dire di uso comune che magari derivano da termini antichi o dialettali. Se avete qualche curiosità vi invito a commentare il video. Conoscevate questi termini? Naturalmente ci possono essere diverse ipotesi, io vi riporto quelle che conosco io. Vi ricordo inoltre che se volete aiutare concretamente il canale, in descrizione trovate come fare per aiutarmi a pubblicare nuovi video e consentirmi di continuare questa attività. Bene, cominciamo. Perché si dice rimanere incinta? Da dove deriva il termine incinta? Dovete sapere che nell'antica Roma, quando una coppia si sposava, c'era l'abitudine, la giovane sposa, di indossare il cinto di Ercole, che era una cintura ben augurale. Sapete che loro erano molto superstiziosi. Ercole era un semidio e serviva perché per augurare alla sposa, diciamo, che il primo figlio fosse maschio, bello come un dio e forte come un guerriero. Poi quando rimaneva incinta, appunto, si toglieva questa cintura, da cui deriva questo termine. Numero 2. Da dove deriva il termine sincero, sincera? Allora, sine cera, in latino, cioè senza cera, significa, anticamente probabilmente indicava un miele purissimo. Sapete che loro il miele lo usavano molto per dolcificare, non esisteva lo zucchero. Quindi il miele più prezioso, quello per i ricchi, diciamo, era senza cera, cioè non era diluito, non era allungato con la cera, quello invece era il miele più economico. Quindi indicava un miele non contraffatto o corretto, non trattato, quindi onesto, sincero, pulito, puro, diciamo. Da lì deriva il termine. Ora poi, adesso vediamo un termine dialettale. Il termine tusa, che in dialetto lombardo vuol dire la ragazza, tusetta, tusanetta vuol dire la ragazzina o la bambina, la tusa è la ragazza. Sapete da dove deriva? Deriva dal fatto che nel Medioevo le ragazze giovani da marito, per far capire che erano disponibili, si tagliavano i capelli corti, cioè erano tosate. Poi quando si sposavano li facevano crescere per far capire che non erano più disponibili. Cioè tusa deriva dal termine tosata, appunto, perché aveva i capelli corti. Un altro termine di origine romana, la luna di miele. Perché il viaggio di nozze si chiama luna di miele? Forse non lo sapevate. Sempre nell'antica Roma, quando le coppie si sposavano, diciamo, non c'era la possibilità di fare viaggi, a parte i ricchi che magari avevano la casa di campagna, si trasferivano lì per un certo periodo, ma i poveri non facevano il viaggio di nozze. C'era l'usanza perché il padre di famiglia doveva essere sicuro che il figlio fosse suo, diciamo, il primogenito era molto importante anche perché era l'erede delle sue sostanze. Ehm, e allora, per essere sicuro che era suo, visto che non c'era neanche il DNA, c'era l'abitudine dopo il matrimonio di chiudersi in casa i due sposi per una luna, cioè per un mese, si chiudevano in casa, era un ciclo lunare, e mangiavano il miele perché dicevano che aiutava la fertilità, diciamo, che aiutava a rimanere incinta. Quindi la luna di miele derivava da questo fatto. Dopo noi l'abbiamo riutilizzato per indicare il viaggio di nozze, ma deriva da quello. Poi un altro termine invece di origine medievale è carampana, per indicare una donna brutta, sfatta, volgare, squallida, eccetera. Dovete sapere che nella Venezia del 1700 c'era un vero e proprio quartiere a luci rosse dove c'erano le case di tolleranza, perché c'erano molti uomini che andavano e venivano, commercianti, eccetera. E quindi c'era proprio questa zona che ospitava il quartiere della prostituzione che era legalizzato all'epoca. C'era una casa che era la casa Rampani, detta in dialetto Carampani, dove venivano ospitate quelle che erano verso la fine della loro attività, diciamo che erano più vecchie, erano più brutte, erano più sfatte e erano quelle che costavano meno, erano le prostitute più economiche, diciamo, ma erano quelle più rovinate. Da Carampani è derivato il termine Carampana. Poi un altro termine che usiamo sempre, restare al verde, perché si dice restare al verde quando si descrive la mancanza di soldi per poter fare acquisti. Il modo di dire risale al tempo in cui gli appalti pubblici venivano svolti tramite aste pubbliche.
Anche questo è un termine antico. Il battitore accendeva una candela con il fondo verde che una volta esaurita segnava la fine dell'asta. Se la candela si spegneva era sinonimo che si erano finiti i soldi per competere e non si poteva più rilanciare le offerte. Bene amici, fatemi sapere se conoscevate questi modi di dire e se vi piace il video ne faremo altri. Vi ricordo ancora che se volete sostenere il canale potete mettere un bel like oppure qui in descrizione trovate tutti i modi come fare. Al prossimo video, al prossimo come si dice, a presto, ciao, grazie per la visione.